La nostra dieta chetogenica proteica, sostenuta dalla chetoproteina Bernardis, consiste in un programma dietetico in cui si riesce a dimagrire e nello stesso tempo si minimizza la perdita della massa muscolare e della massa magra. E questo protocollo è stato dettato dal professor George Blackburn di Harvard e consiste in un corretto apporto della quota normoproteica di proteine ad alto valore biologico, cioè ricche in amminoacidi essenziali ed in particolar modo di quegli amminoacidi ramificati, valina, leucina, isoleucina, di cui sono costituiti i muscoli e che rappresentano il substrato fondamentale necessario per attivare la gluconeogenesi e la sintesi proteica. Inoltre, oltre a questo apporto normoproteico, vengono garantiti tutti i nutrienti essenziali, acqua, sali minerali, vitamine, oltre appunto agli aminoacidi essenziali, facendo apparire la dieta chetogenica, o meglio il digiuno con integrazione proteica, secondo Blackburn, un'alimentazione essenziale. In realtà questo digiuno è un digiuno molto ipocalorico, infatti praticamente l'apporto dal punto di vista calorico dei nutrienti è ridotto a circa 800 calorie, per cui la dieta, questo digiuno con integrazione proteica somiglia molto da vicino al digiuno assoluto. A digiuno assoluto che sappiamo non può essere protratto oltre un mese, altrimenti determinerebbe un grave danno per perdita di massa muscolare, pericoloso per la salute, ma tutte le diete sono pericolose per la salute se determinano una perdita di massa muscolare. Invece, a differenza di tutte le diete, in particolar modo del digiuno senza integrazione proteica, il digiuno con integrazione proteica ci fa conservare le masse muscolari, in quanto noi garantiamo non solo un apporto normoproteico, ma anche questo apporto avviene attraverso una proteina, una a lento rilascio, una allo slow protein, in grado di garantire un rilascio lento di oligopeptidi sotto forma di D e tripeptidi e amminoacidi semplici, finalizzati gli oligopeptidi a sostenere la sintesi proteica e gli amminoacidi semplici a garantire quello che è il sostegno della gluconeogenesi. Quindi capiamo bene che il cervello, che è l'organo che di più sente la mancanza inizialmente per l'abbassamento dei livelli di glicemia, che inizia in media dopo entro 24 ore, dopo che sono state esaurite tutte le scorte di glicogeno epatico, che sono intorno ai 100 grammi, e di glicogeno muscolare, che sono intorno ai 300 grammi, il cervello incomincia a sentire questo quadro ipoglicemico e soprattutto il corpo inizia, per ripristinare un livello normale di glicemia, a catabolizzare i muscoli attraverso un processo di autocannibalismo che avverrebbe se noi non introducessimo con la nostra alimentazione un apporto proteico, normoproteico, in grado di garantire questo sostegno al dimagrimento. Per cui capiamo bene che questo processo di autocannibalismo, questo processo non avviene proprio perché noi andiamo a sostenere la gluconeogenesi apportando dall'esterno le nostre chetoproteine, slow protein, che coagulano nello stomaco e vengono digerite lentamente. Coagulando nello stomaco garantiscono inizialmente la sazietà, costituiscono le vere e uniche proteine di riserva presenti in natura, presenti negli alimenti in natura,
e sono praticamente così in grado di fornire questa fonte proteica. Nel frattempo la glicemia, non apportando dall'esterno più carboidrati e zuccheri, tende a scendere. Abbassandosi i livelli di glicemia nel sangue si abbassano i livelli di insulina e questo innesca il meccanismo della lipolisi, per cui le masse grasse incominciano a rilasciare acidi grassi che, raggiungendo praticamente il fegato, innescano quel mirabile meccanismo a livello mitocondriale della beta-ossidazione degli acidi grassi, che però, in assenza di ossalacetato, questo acetilcoenzima condensa all'interno del mitocondrio, dando vita ai corpi chetonici che vengono rilasciati dal fegato direttamente nel sangue, e questi raggiungeranno il cervello, i muscoli, il cuore e organi come il rene e polmoni, garantendo la nutrizione energetica di questi tessuti. Il fegato di per sé non utilizza ovviamente i corpi chetonici, perché quella quota di acetilcoenzima A che gli serve per produrre energia nel ciclo di Krebs gli viene fornita direttamente dalla beta-ossidazione degli acidi grassi, senza dover ripassare per la via chetonica. Quindi capiamo bene che l'elemento vincente di questa dieta è proprio l'abbassamento dei livelli di insulina e soprattutto il non introdurre carboidrati e garantire l'apporto dei nutrienti essenziali, ma soprattutto della quota normoproteica che serve a sostenere gluconeogenesi e la sintesi muscolare, proteica muscolare, e questo qui è necessaria una proteina particolare, l'unica proteina di riserva presente in natura, che è una proteina che coagula nello stomaco, è a lento rilascio, fornisce oligopeptidi e aminoacidi semplici necessari per la gluconeogenesi e la sintesi proteica, via via che si innesca il meccanismo della chetosi e di conseguenza della chetogenesi, che fornirà i corpi chetonici che sono il punto chiave per nutrire il cervello, che non sentirà più la fame, perché sappiamo che al nostro cervello i chetoni garantiscono un effetto anoressizzante, cioè che elimina la fame, e un effetto euforizzante, cioè che crea un notevole benessere. A livello muscolare sappiamo che i chetoni fanno risparmiare glucosio e fanno risparmiare proteine, per cui i muscoli saranno fortemente, impegnati in una rigenerazione delle masse muscolari, per cui l'effetto di una dieta chetogenica sarà l'aumento delle masse muscolari, al contrario di un digiuno assoluto che invece si tradurrebbe in un crollo, in una caduta, in un consumo notevole delle masse muscolari. Capiamo quindi quanto sia importante raggiungere questo mirabile obiettivo della chetosi e mantenerlo nel tempo. Ciò lo possiamo ottenere garantendo questa fonte proteica data dalla chetoproteina a lento rilascio, la chetoproteina Bernardis. Con questo spero di aver spiegato praticamente tutto il percorso dell'innesco della chetosi, che in alcuni pazienti avviene di solito anche già dopo 24 ore, in soggetti più insulino resistenti o fortemente obesi o anziani o che non svolgono da tanto tempo nessuna attività fisica. L'innesco della chetosi può richiedere anche 2-3 giorni, quindi 78 fino a 96 ore. L'unico elemento che va contrastato è il momento ipoglicemizzante, che può dare e essere interpretato da ogni soggetto a modo proprio, ma l'applicazione di una buona volontà e l'obiettivo di raggiungere praticamente quello stato mirabile di chetosi e di benessere che è conseguente a questo diventa un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, che permette di superare quella fase di ipoglicemia fino a che non si innesca la chetosi,
che può essere il momento più difficile da affrontare in questa dieta di programma di digiuno con integrazione proteica. Di solito la chetosi, lo ripetiamo, inizia di solito verso il terzo giorno e quindi dobbiamo dire che dopo 48-72 ore dall'inizio della non assunzione dei carboidrati la persona incomincia a stare meglio, a sentire un senso di benessere grazie a questa attività chetogenica che non colpisce, che è dovuta alla lipolisi, che non colpisce solo il grasso addominale, ma colpisce anche il grasso sottocutaneo, quello più difficile da eliminare, che è accumulato su glutei, fianchi e cosce, e che in una donna è anche sotto l'azione degli estrogeni, che richiede la disattivazione del PPAR, del recettore di attivazione del perossisoma, dando vita a quella che noi possiamo definire una vera e propria lisoposizione medica, e quindi vedremo rimodellarsi glutei, fianchi e cosce proprio per il riassorbimento e l'eliminazione del grasso sottocutaneo che tanto preoccupa e impensierisce le donne, difficile da eliminare con qualunque altra dieta, che talvolta spinge le donne verso il chirurgo. Noi con la liposuzione medica ottenuta da questo digiuno con integrazione proteica sostenuto dalla chetoproteina Bernardis, una slow protein, una proteina a lento rilascio in grado di rilasciare per 7 ore continuamente oligopeptidi e amminoacidi semplici, e quindi è sufficiente un apporto ogni 7 ore, comunque a colazione, pranzo e cena, per garantire questa nutrizione continua. E soprattutto il bello di questa proteina è che ci permette anche di contrastare quel momento negativo che è il digiuno notturno, che è il momento più devastante per le masse muscolari, dove invece si deve ottenere la rigenerazione delle masse muscolari. E dobbiamo affermare ancora una volta che il digiuno con integrazione proteica è ideale come lo sforzo fisico intenso a stimolare il GH, l'ormone della crescita, che è un ormone che si può considerare l'ormone più dimagrante, quindi l'ormone bruciagrassi per eccellenza, ma soprattutto è quell'ormone che favorisce la sintesi proteica e la rigenerazione, il rigiovanimento del corpo umano. Per cui con la dieta chetogenica noi avremo anche un effetto di miglioramento dell'aspetto della pelle, un mantenimento del seno, dei volumi muscolari, del tono muscolare, ma soprattutto un aumento anche delle masse muscolari, cambiando così la nostra composizione corporea, oltre a migliorare il nostro stato di benessere generale. Spero con questo di avervi delucidato quello che è il nostro metodo. Seguiranno altri video esplicativi sui vari aspetti importanti da tenere in considerazione, non solo per dimagrire, ma per migliorare il proprio stato di salute generale. Grazie.